Ciao a tutti, io sono Erika e vi do il benvenuto in questo nuovo video, l'ultimo del mio viaggio a Torino. In questa giornata abbiamo dedicato il pomeriggio alla visita dei Musei Reali, un complesso di edifici visitabili in un unico percorso che permette di ammirare il Palazzo Reale, l'Armeria Reale, la Cappella della Sacra Sindone e la Galleria Sabauda. Costruito tra il 1500 ed il 1600 su quella che era in precedenza la dimora vescovile, il Palazzo Reale è stato la residenza principale dei Savoia e centro della politica sabauda per oltre 3 secoli. Con lo spostamento della capitale a Firenze, il palazzo ha perso progressivamente le sue funzioni di residenza sino alla nascita della Repubblica Italiana nel 1946, momento in cui diventò proprietà dello Stato. Dentro il Palazzo Reale, nella bellissima Galleria della Regina e nelle stanze adiacenti è allestita l'Armeria Reale. Un museo con reperti ed opere dagli arsenali di Torino e Genova, raccolte di antichità lombarde e addirittura orientali. Introdotto da una stanza che ospita una collezione di oltre 60.000 monete antiche e moderne, medaglie e sigilli, il museo ospita più di 5.000 opere dalla preistoria sino agli inizi del Novecento. Per quanto non mi piacciono le armi, è stato bello vedere la cura, il dettaglio, la passione e la maestria con cui venivano realizzate spade ed armature sia modeste che sfarzose. Dopo un breve percorso tra le sale stupende del Palazzo Reale, si giunge alla Cappella della Sindone. La bellezza e la sensazione che si hanno entrando in questo posto non si possono spiegare né mostrare. È da visitare di persona e ve lo consiglio che siate credenti o no. Questo edificio ha una storia meravigliosa tutta sua. Quando uscite da lì, fermatevi ad ascoltarla
e poi tornate dentro per ammirarla di nuovo con una consapevolezza ed occhi diversi. Ne vale la pena. Si continua il percorso con la visita alla Galleria Sabauda, allestita inizialmente dentro Palazzo Madama, successivamente nel Palazzo dei Nobili e spostata qui solo nel 2014. La galleria è davvero grande ed ospita oltre 800 opere a partire da collezioni italiane e straniere del 1400 e 1600, i quadri piemontesi rinascimentali, sino alle collezioni ottocentesche e a una serie di dipinti fiamminghi ed olandesi. Purtroppo siamo entrati tardi e non siamo riusciti a completare la visita alla galleria e al Museo dell'Antichità, che è il più antico d'Europa e comprende anche i resti di un teatro romano. Per vedere tutto con calma servono almeno 4 ore, quindi se andate tenetene conto. Il giorno successivo abbiamo affittato 2 bici elettriche per fare un giretto per le strade del centro. Ci siamo diretti verso l'immensa piazza Vittorio Veneto, che si affaccia sul Po, ed attraversato il fiume per visitare questo edificio che ci sembrava interessante da vedere. Questa piccola ma bellissima chiesa, costruita nel 1800, si ispira alle forme del Pantheon di Roma e fu voluta per festeggiare il ritorno di Vittorio Emanuele I di Savoia dopo la ritirata dell'esercito di Napoleone. Con le nostre bici ci siamo poi diretti in stazione per prendere il treno che ci avrebbe riportati a casa. Torino mi è piaciuta tantissimo e non vedo l'ora di tornarci per vedere tutto quello che manca ancora da visitare. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao ciao!